Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Sagittario, tendenze energetiche predestinate per il mese di aprile 2025. Abbiamo la carta della giustizia, amici del Sagittario. È un periodo dedicato al riequilibrio o al impostare delle regole. Quando c'è la giustizia si parla anche di questioni burocratiche, di documenti. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, potete ascoltare anche l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate una consulenza personalizzata. Ci sono i link ai due corsi gratuiti presenti sul canale, uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi e poi trovate anche il link del video delle tarot pratiche, che sono dei pomeriggi dove ci si incontra e ci si allena a leggere i tarocchi. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile. Partiamo con la carta della stella. Due di coppe. Abbiamo la temperanza. Un asso di coppe. Abbiamo un re di denari, un fante di spade, un 8 di coppe e un 10 di coppe. Wow, belle carte ragazzi. Allora, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è l'energia generale del mese e potrebbero anche arrivare dei messaggi, diciamo, sciolti tra di loro, non connessi. Dopodiché andiamo a fare i vari esempi per l'amore, il lavoro, i soldi e via dicendo. Allora, partiamo da questa stella che mi sembra una bellissima carta con la quale partire. È una carta di desideri, è una carta di obiettivi, di sogni. Asso di denari, qui c'è come il desiderio di iniziare qualcosa di più concreto. E re di spade. Andiamo a vedere il 2 di coppe. Fante di spade che avete già qui. E eremita. Datemi una carta per appeso. C'è come la voglia di iniziare qualche cosa effettivamente, però con questo eremita e appeso è come se ci fosse una sovrappensare su questa situazione o su questa persona anche. Andiamo a vedere la temperanza. Abbiamo un 4 di coppe e la carta della giustizia. C'è come bisogno di mettere in regola qualche cosa, perché anche la temperanza qui è a testa in giù ed è come se esprimesse un disequilibrio. Andiamo a vedere l'asso di coppe. Fante di bastoni, luna e regina di spade. Anche la luna mi ricorda un po' i sogni, no? È come ragazzi se da un lato ci fosse questa spinta in avanti per costruire qualche cosa di più concreto con questo asso di pentacoli, ma poi c'è come una parte di voi che probabilmente o non è sicura o ha paura o non vede, come dire, non ha la visuale completa della situazione della relazione e quindi è un po' come se non
agiste più di tanto, perlomeno diciamo nella prima metà del mese. Andiamo a vedere il Re di Pentacoli. 10 di coppe che avete già qui e Cavaliere di coppe. Wow! Potrebbe arrivare qualche tipo di proposta. Tante coppe, devo dire, ragazzi. Andiamo a vedere il Fante di Spade. Tre di coppe e 5 di denari. La cosa interessante è che avete Fante di Spade e Fante di Spade e qui avete un 5 di Pentacoli. Questa sfiducia nei confronti della situazione o della relazione, che non è sfiducia in realtà, è più... ok, posso darti il beneficio del dubbio mentre mi dici quello che mi stai dicendo, però non do per scontato che sia reale, che sia vero, ecco. Non è una completa sfiducia, nel senso che non è che non crediate all'altra persona, però piuttosto è come se non foste sicuri che l'altra persona dica la verità, è come se la steste testando in un certo senso. Se non è la persona, è una situazione. Andiamo a vedere l'otto di coppe. Abbiamo un 2 di bastoni. 5 di spade e 3 di spade. No, 4 di bastoni e 3 di spade. C'è la voglia di qualche cosa di più, ma io credo che per volere questo qualche cosa di più si debba passare da questo 3 di spade, si debba sacrificare qualche cosa. Diciamo che c'è anche un 5 di spade, che è una carta che parla di lotte egoiche, quindi per certi versi se è diciamo un momento conflittivo tra voi e il resto del mondo, ehm, lo imputo un po' sempre a questo eremita e questo appeso, come se foste guardinghi, come se non credeste possibile che l'altra persona possa effettivamente darvi quello che volete o comunque avere i vostri stessi sogni. E qui intendo sia una persona a livello romantico o qualsiasi altra persona con la quale stiate stringendo un rapporto, anche di tipo lavorativo. Andiamo a vedere il 10 di coppe. 4 di spade mi colpisce perché a testa in giù esattamente come la temperanza e hanno la stessa energia. E asso di spade. Datemi una carta per questo asso. E una carta per il 3 di spade. Giudizio e 9 di coppe. Datemi una carta anche per il 5 di pentacoli. Re di coppe e 8 di spade. Ok ragazzi, il quadro è completo, andiamo a vedere settore per settore. Io non lo so perché, ma qua mi sa di ultimatum, però adesso andiamo a vedere settore per settore. Allora ragazzi, partiamo dal lavoro. Se per caso foste disoccupati, devo dire che ci sono grosse probabilità di trovare lavoro. Scusate, di trovare lavoro nel mese di aprile. Potrebbe essere in una grande azienda, in una grande impresa, in... Sì, guardate, per molti è un'impresa a livello familiare, per altri è un'impresa proprio più grossa, è un'azienda proprio più grossa, mi viene da dire. Ora, sinceramente, sì, avete anche qui la giustizia. Effettivamente sì, potrebbe arrivare un nuovo lavoro, perlomeno fare un colloquio per un nuovo lavoro che promette bene.
promette bene nel senso che secondo me è un lavoro che è remunerato il giusto, che vi può dare delle soddisfazioni, potreste avere anche dei colleghi piacevoli, vi dico. Quindi a 360 gradi è una bella occasione. Per quello che riguarda le persone che sono dipendenti, allora vi dico, potrebbe esserci un aumento di stipendio legato ad una promozione. Potreste essere messi a guidare un gruppo, a dirigere, a organizzare. Diciamo che c'è anche questo 9 di bastoni. Ho l'idea che il vostro ruolo potrebbe anche proprio essere quello di definire certi confini, delimitare certe regole. Per quello che riguarda le persone che sono autonome, ragazzi, aprile va a gonfie vele. Potreste firmare contratti con dei clienti singoli piuttosto che con delle aziende. Eh, e se per caso avete un grosso contratto in ballo, credo proprio che aprile sarà il mese buono per firmare e per iniziare questa collaborazione. Parliamo di soldi, ragazzi, perché ho la sensazione che per qualcuno sia un po' una nota dolente. Allora, innanzitutto il consiglio delle carte è di non sperperare questo mese, di non spendere troppo per togliervi degli sfizi piuttosto che dei capricci, anche perché è come se ci fosse una persona intorno a voi per la quale dovrete spendere. Ora, per qualcuno si tratta dei figli, per qualcun altro si tratta del partner. Però ho come la sensazione che abbiate la necessità di fare dei programmi di spesa. Ehm, Vi dico che ci potrebbe anche essere qualche spesa imprevista. Non so perché io il carro non ce l'ho da nessuna parte, però vi dico che qualcuno potrebbe avere dei problemi con la macchina. Ho questa sensazione. Quindi, insomma, cercate di essere oculati nelle spese e eh, di non spendere nel mese di aprile per cose per le quali potreste magari aspettare maggio-giugno, ecco. C'è solo questo, ma più che altro perché vi arriva come una spesa imprevista. Attenzione, soprattutto se frequentate posti con molta gente, attenzione a non perdere il portafoglio, la borsetta, il cellulare. Fate attenzione, insomma, a tenere sempre tutto insieme a voi, magari nelle tasche piuttosto che in una borsetta tracolla, insomma. Però tutto sommato, ragazzi, devo dire che tenendo sotto controllo le spese, il mese passerà abbastanza tranquillo. Probabilmente qualcuno dovrà rinunciare a qualche incontro, magari qualche cena o qualche festa, proprio perché c'è come questa spesa imprevista. Però niente di preoccupante, insomma, ok? Per quello che riguarda l'amore. Allora, ragazzi, devo dire che è un buon mese un po' per tutte e tre le categorie, quindi single, fidanzati e coppie extra e relazioni extra o indefinite. Ma partiamo dai single. Allora, devo dirvi che voi conoscerete una persona. mm, Potrebbe all'inizio sembrare una persona un po' sbadata, mettiamola così, però in realtà non è così. Anzi, è una persona Ehm, è una persona che osserva molto, mhmm, può anche essere che apparentemente, ragazzi, sembri una persona introversa, timida, però in realtà è come se fosse in fase di studio di voi, perché anche voi avete la stessa energia nei confronti di questa persona, no? È come se cercaste di capire quanto di buono c'è nell'altro e l'altra persona facesse la stessa cosa con voi.
Devo dire che ci sono forti probabilità di incontrare questa persona mentre farete un viaggio in montagna, un'escursione, una scampagnata, qualche cosa che lega alla natura, cioè qualche cosa che è legato alla natura. Però tutto sommato devo dire che effettivamente può essere un qualche cosa che si sviluppa, ma il consiglio delle carte qui è di parlare chiaro, ok? Mettete le vostre barriere, mettete i vostri no, mettete tranquillamente i vostri limiti all'inizio della relazione. Non abbiate paura di essere rifiutati o di essere abbandonati perché ancora non siete sicuri che l'altra persona sia per voi. Quindi, anche se, diciamo così, si perde, non casca poi il mondo. Quindi, una volta che avete chiaro questo, è un po' più facile, se vogliamo, mettere dei paletti e dire no, guarda, questa cosa qua non mi va bene, questo tuo atteggiamento mi ha fatto star male. Insomma, dire le cose così come stanno crea una fiducia, ok? Tra uno e l'altro. Chiaro, la cosa deve essere reciproca perché sennò non va bene, però secondo me ci si può arrivare. Per le persone, ragazzi, che sono in una relazione, anche qui devo dire che la comunicazione è molto importante, soprattutto se ci sono temi legati ai soldi, a come spendere i soldi, a dove mettere i risparmi, a dove organizzare magari il prossimo viaggio, ehm, potrebbero esserci punti di disaccordo, però secondo me, parlando chiaro con questo asso di spade, diciamo, buttando giù tutte le carte in tavola, si riesce comunque a trovare un'armonia e un equilibrio di coppia alla fine. Quindi state sereni, si tratta di migliorare probabilmente la comunicazione o di essere più onesti, prima di tutto con voi stessi, quando dite qualcosa. Ok, se noi siamo convinti che di una certa cosa, per noi quella è la verità e quando la diciamo agli altri siamo convinti di dire la verità, quando magari l'altra persona, osservandoci dall'esterno, si rende conto che è una favola che ci stiamo raccontando. È importante vedere i nostri atteggiamenti e analizzarli in questo caso. Tenete presente che qui avete l'appeso e quindi si tratta proprio di vedere le cose dal punto di vista dell'altro o dell'altra, ok? Per quello che riguarda invece le relazioni extra, allora, sento come un desiderio da parte vostra di ufficializzare la relazione, di farla diventare qualcosa di più, mi stava venendo da dire novembre, quindi tenetelo così come dato, potrebbe essere che a novembre si sviluppi la cosa in modo diverso. Diciamo che a aprile non vedo grossi cambi, detto sinceramente, però sì che sarete più diretti, più chiari, più anche taglienti, se vogliamo, con l'altra persona, cioè nel senso che non farete più buon viso a cattivo gioco, quello che vi verrà da dire semplicemente lo direte. E vi dirò un'altra cosa, che questo rinforzerà la coppia. Quindi essere onesti, mettere i vostri sani no, mettere dei limiti, farà sì che la coppia, alla fine avete un 10 di coppe, che la coppia ne gioverà. Quindi si tratta semplicemente di essere più onesti, di dire le cose che pensate, come volete organizzare, gli obiettivi che avete anche a livello di coppia. Giustamente quando una persona non parla, l'altro non sa che cosa gli sta passando per la testa, perché la telepatia ancora non l'abbiamo sviluppata. E se poi l'altra persona non fa quello che noi ci aspettiamo, ci arrabbiamo, ma se non glielo diciamo, diventa anche impossibile che l'altro possa soddisfare le nostre aspettative. Anche se io dico sempre che se noi abbiamo un'aspettativa è compito nostro soddisfare l'aspettativa, non è compito degli altri e viceversa. Se gli altri hanno delle aspettative non è compito nostro soddisfare le loro aspettative. Però ecco, si tratta qua di migliorare la comunicazione, secondo me, di dire le cose come stanno. Ok, parliamo di progetti.
ragazzi, allora qui sento che qualcuno potrebbe avere dei progetti, potrebbero essere dei progetti con i vostri genitori piuttosto che con i vostri figli, adesso dipende dall'età che avete, ma ho come la sensazione che questo progetto potrebbe effettivamente iniziare a prendere forma nel mese di aprile. Avete un re di spade, quindi qui il consiglio è di sentire un professionista del settore che vi possa aiutare a indirizzare nel migliore dei modi questo vostro progetto. Devo dire che avete re e regina di spade, quindi effettivamente o vi appoggerete a qualche consulente esterno oppure voi stessi diventerete questa energia, cioè diventerete organizzati, calcolatori, farete dei progetti, farete dei budget di spesa. Ho come l'idea che sarà un lavoro meticoloso e grazie a questo effettivamente può partire questo progetto. Un'altra cosa, se per caso avete tante paure inerenti a questo progetto, perché noi ci identifichiamo con il risultato, no? Se il risultato fallisce, io sono un fallito, e invece non è così. Perché il risultato è una parte della nostra vita, noi non siamo solo quel risultato. Però al di là di questo ho come la sensazione ehm, che mano a mano che farete i vostri progetti, che metterete nero su bianco, che organizzerete, che farete i conti, mano a mano che imparerete, se vogliamo, a giocare a scacchi con questo progetto, mano a mano le paure che avete inerente a questo progetto si dissolveranno. Quindi è positiva la cosa, più lavorerete su questo progetto, più raccoglierete dati, meno avrete paura di fare certi passi. Per quello che riguarda lo stato psico-emotivo, sento che avete bisogno di guardare oltre. Avete dei desideri, avete degli obiettivi, però io ho come la sensazione che ci sia qualche cosa intorno a voi, o meglio, nel vostro ambiente, diciamo familiare, qui parlo di famiglie di anime, quindi potrebbero essere la famiglia di sangue, gli amici, i colleghi, insomma, tutte le persone che bene o male frequentate. Io ho come la sensazione, considerata anche questa giustizia due volte, che ci sia qualche tipo di accordo che non vi lascia completamente tranquilli. Può essere un accordo legale, considerata la giustizia, potrebbe essere una compravendita di qualche cosa che effettivamente ad aprile potrebbe andare a buon fine. Quando c'è la giustizia si parla di questioni burocratiche che si risolvono, che vanno avanti, che si sbloccano. Potrebbero anche essere... no, non potrebbero essere. Sì, potrebbero essere per qualcuno come dei finanziamenti che arrivano, si sblocca qualche cosa. Sì, effettivamente una somma di denaro per qualcuno potrebbe arrivare, ma non è abbastanza per togliervi dall'oculatezza delle spese. Cioè, vi arrivano dei soldi in più, però non sono sufficienti per smettere di monitorare la parte economica, ecco. Questo ve lo dico. E poi comunque c'è come questo tema a livello familiare che ha bisogno di essere regolarizzato, secondo me, con la giustizia due volte. Probabilmente queste carte, il re e la regina di spade, vi servono anche per cercare delle regole per mettere i paletti anche con le persone intorno a voi. Quindi io arrivo, la comunicazione, l'asso di spade, io arrivo fin qui, questo secondo me è quello che bisogna fare, cerchiamo di trovare un punto di incontro e tale punto di incontro, ragazzi, arriverà. Si tratta di parlare chiaro. Quando c'è l'asso di spade è perché fa riferimento primo a una chiarezza mentale che poi viene comunicata. Cioè prima capisco che cosa voglio io, come voglio impostare io le cose, quali sono i miei limiti, le mie barriere, i miei limiti nel senso che arrivo fin lì, di lì in avanti non sono più capace. E un altro limite può essere il ok, questo non me la sento di farlo, non lo faccio, per me questo è no. E dirlo. E vedrete che anche l'altra persona vi rispetterà di più, secondo me. Bene, andiamo a vedere un koan. Comunque ragazzi avete la carta della giustizia, qualsiasi questione burocratica ci sia in ballo nella vostra vita, con la carta della giustizia è facile che si risolva, ok? Vi dico, se c'è una compravendita con dei familiari,
Cioè, vi faccio un esempio, avete ereditato una casa e la volete vendere, ma siete tre fratelli, ipotesi. Ehm, Anche in quel caso lì è necessario mettere dei paletti, mettere come delle regole, però vi dico che alla fine le cose si risolveranno nel migliore dei modi. Mm? Il saggio non si affanna per arrivare, quindi ci vuole pazienza. Qui la temperanza, quando è girata al contrario, parla proprio di impazienza. Ok? Quindi probabilmente, soprattutto se si tratta di una vendita, ipotesi, magari avete bisogno di denaro e quindi state un po' friggendo. Però ragazzi, ogni cosa arriva nel momento in cui noi siamo pronti a riceverla. Bella o brutta che sia, eh? L'universo ci manda quello di cui abbiamo bisogno quando siamo pronti a riceverlo. Questa carta parla di divinazione e vi invita a fare attenzione a quelli che sono i cinque sensi psichici, che sono gli stessi dei sensi fisici, quindi la vista, l'olfatto e via dicendo, però in forma eterica, in forma diciamo più sottile. E vi dice che in questo momento, difatti avete la stella è una grandissima carta di canalizzazione e di ricezione di messaggi dall'alto. E vi dice che questo è un buon momento perché avete la possibilità di vedere le cose con una chiara, limpida, no, scusate, con una limpida e cristallina chiarezza. Ok? Bene, amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo comunque sapere nei commenti. Se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. Per iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti potete contattarmi via mail o poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona. Diversamente potete anche abbonarvi al canale. Anche nella sezione degli abbonati tratto le credenze limitanti, chiaramente non è un lavoro fatto tu per tu, quindi sarà meno specifico e un po' più generico, però c'è già del buon materiale sul quale potete lavorare. Inoltre in quella sezione vado a trattare anche temi come la metafisica, l'astrale, la metamedicina, ci sono delle meditazioni per elaborare i traumi, quindi insomma c'è un buon materiale per iniziare un percorso di crescita. Comunque se volete i titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo ragazzi io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!